Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti faccio vedere le pappardelle al ragù, le pappardelle fatte in casa, con il metodo che mi ha insegnato mia mamma. Vieni con me in cucina e prepariamole insieme. Per prima cosa rompo 5 uova medie a pasta gialla all'interno del contenitore. Le apro separatamente per controllare che siano perfette. Uso uova a pasta gialla affinché la pasta abbia un bel colore dorato. Verso sul piano di lavoro 350 g di farina zero. Ci aggiungo 150 g di semola di grano duro. Formo una buca al centro, sbatto le uova e ce le verso all'interno. Praticamente consideriamo un uovo ogni 100 g di farina. Piano piano inizio ad impastare mettendo la farina dai bordi verso il centro. E continuo così prendendo tutta la farina dai bordi. Quando l'impasto diventa più consistente, prendiamo tutta la farina dai bordi e la portiamo verso il centro. E adesso impastiamo. Lavoro il mio impasto per 5-10 minuti. Quando risulterà bello liscio, lo copro con della pellicola alimentare e lo lascio riposare perlomeno per mezz'ora. Trascorsi 30 minuti, apro il mio panetto ne prendo metà, l'altra metà la copro, la stenderò successivamente. Ho mischiato in una ciotolina farina zero e semola per spolverizzare il piano di lavoro e stendere la sfoglia. Spolverizzo il piano di lavoro con farina zero e semola, anche il panetto, e a questo punto posso stenderla col mattarello. Dovrò ottenere una bella sfoglia sottile. Intanto allarghiamo e poi procederemo a renderla sottile. Puoi stendere questa sfoglia con il mattarello oppure, se preferisci, anche con la sfogliatrice, con la macchina della pasta. A questo punto possiamo rendere sottile la sfoglia. Posizioniamo il mattarello sulla sfoglia, prendiamo un lembo di sfoglia, lo giriamo sul mattarello e poi facciamo scorrere le mani verso l'esterno. In questo modo la nostra sfoglia si allargherà. Adesso cambio il mattarello, mi ce ne vuole uno più grande. E allargo la sfoglia con lo stesso procedimento. Spolverizzo quando è necessario con farina di semola e farina zero mischiata. Questo è il mattarello di mia madre
E questo metodo per fare la pasta me l'ha insegnato lei, mamma Vincenza. Durante questa fase fai attenzione che la pasta sia sempre ben tesa, che non si formino pieghe. Per renderla ben tesa puoi anche farla scendere dal piano di lavoro, perché arrivata a un certo punto sarà talmente grande che non riuscirai più a gestirla, a meno che tu non abbia un piano di lavoro enorme. E piano piano la tua sfoglia sarà sempre più sottile. Non basta più neanche questo mattarello. Allora, adesso ci fermiamo perché la sfoglia è sottile, suppongo che sia un paio di millimetri. Procediamo in questo modo. Ultima infarinata con farina zero e semola. Pieghiamo la sfoglia prima da un lato e poi dall'altro. A questo punto possiamo tagliare con il coltello. Le pappardelle sono circa 2 cm e mezzo, quindi le facciamo abbastanza grandi. Ora prendo uno spiedino, lo posiziono al centro e sollevo le pappardelle. A questo punto puoi sistemarle sul tagliere in questo modo, formare dei nidi oppure tenerle sollevate su un supporto. Nel frattempo metto la pentola dell'acqua salata sul fuoco e aspetto il bollore. Ho preparato anche il ragù toscano. Io lo preparo con una percentuale di carne di suino e di vitellone. Ti metto il link nelle schede video se vuoi preparare questo ragù. L'acqua bolle, metto le pappardelle. Con il metodo dello spiedino è davvero semplice, le sfilo e le lascio cadere. Aspetto che l'acqua bolla nuovamente, controllo anche la cottura, per quel che mi riguarda devono essere al dente e una volta pronte le calo nel ragù. Le salto per un paio di minuti lasciando che assorbano bene il sugo e poi posso impiattare. Grattucio qualche scaglia di parmigiano reggiano e il nostro piatto è pronto. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Ricordati di attivare la campanella delle notifiche così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie a tutti e alla prossima ricetta. Io mi mangio il mio piatto di pappardelle e buon appetito! Buonissime! Ciao!